Cari amici, bentornati per questo nuovo video di vanto mascherato da War Recap. Ora, questo è un canale di nicchia, per usare un eufemismo, per cui, essendo in pochi, non fingiamo neanche di voler far vedere attacchi, strategie, semplicemente facciamo questi video per mostrare quanto siamo bravi, senza sotterfugi o allusioni, anzi questa volta non parleremo neanche degli attacchi, ci vantiamo e basta. Allora, anche in alcune war precedenti, sia in Wayne Corp che in Ababa, abbiamo interrotto strisce di vittorie importanti dei nostri avversari, da 13, da 15, eccetera. Questa volta in Ababa abbiamo incontrato questo clan di cui vediamo una schermata che risale a prima dell'inizio della war. Vi prego di notare la serie di vittorie consecutive, sono ben 22. Orbene, questa è la stessa schermata dopo aver incontrato noi. Ragazzi, siamo forti. A Babba, fra i clan per così dire normali, dove tutti possono avere una possibilità, e anche quelli che attaccano così così, se non si comportano da minchia proprio, li teniamo, non facciamo tante storie con le donazioni. Se una volta non attacchi, pazienza, però stai più attento in futuro. Fra i clan normali, dicevamo, è un'anomalia. Io ho girato tanto per clan, ma in Ababa ho un account fisso da ormai 2 anni, pur avendo il mio clan, e fin dal primo giorno mi ha molto colpito per l'efficacia in war, pur senza gli estremi di altri clan molto più selettivi e che comunque non ottengono gli stessi risultati. Ne sanno qualcosa i numerosi avversari che hanno visto le loro strisce di vittorie schiantarsi contro di noi. Qual è il segreto di Ababa? Come mai sono così forti? Allora, in Wayne Corp, ad esempio, siamo fissati, stronzi, intolleranti, intransigenti, ipercritici, per cui ci sta che abbiamo buoni risultati in war, ma in Abba, dove sono tutti così buoni e permissivi, come fanno? Beh, il segreto, cari amici, è un non segreto, semplicemente hanno diversi player forti, non tutti, ma diversi buoni attaccanti. Insistono molto sulla difesa, che a conti fatti è metà della war, non tutti i clan sembrano averlo realizzato, ed i capi sono degli ottimi strateghi, per cui eccoli questi segreti, fra virgolette, per far bene in war: attaccare bene, difendere bene ed avere una buona strategia e coordinazione. Non l'avreste mai detto, eh? Ora, per contestualizzare un po' tutto questo vantarsi, diamo un'occhiata all'ultima war e diciamo subito che eravamo contro uno one man clan, o quasi, perché su un attacco c'era anche uno spettatore loro, per cui con tutta probabilità erano almeno in 2. Sapete bene che abbiamo una idiosincrasia per gli one man clan, ma questa volta c'era di più. Ad esempio, loro avevano un villo, il 4, che è un minimax o quasi, ossia difese e truppe bassissime, ma una truppa maxata. Questo senza stare tanto a spiegare come funziona il matchmaking, ci vorrebbe troppo tempo. Sappiate che ha un vantaggio enorme e, se mi consentite, sleale in war, tanto che anche Supercell è corsa ai ripari negli anni scorsi, impedendo di poter passare di municipio senza aver messo tutto. Magari è l'1, ma devi avere comunque tutte le difese. E soprattutto cominciando a tenere in considerazione nel matchmaking anche l'attacco dei giocatori, cosa che prima non avveniva. Contavano solo le difese. Ora non tutti sanno come funziona il matchmaking, però in buona sostanza questo è un villo che grida: voglio attaccare un TH12 con le mie truppe da TH15. Cioè c'è proprio la premeditazione, la volontarietà di ottenere un vantaggio sleale. E ancora non vi ho detto la cosa peggiore: l'unica truppa che ha scelto di maxare è il drago elettrico. Cioè non solo questo villo grida voglio un vantaggio sleale, ma aggiunge anche perché sono un somaro, non so attaccare, ma voglio vincere lo stesso. Quindi questo era il nostro sentimento appena partita war. Avevamo contro uno one man clan, cosa già di per sé un pizzico meschina, con un TH15 minimax, cosa decisamente meschina, che attacca con draghi elettrici, quindi meschino e somaro. E non è tutto, perché ci sarà anche un colpo finale che, se avrete la pazienza di seguire tutto il video, verrà rivelato, ma andiamo con ordine. Noi sapevamo di dover dare il massimo in questa war e così abbiamo fatto, attaccando bene dal basso, chiudendo i nostri pari municipio spesso al primo colpo. E non dimentichiamo che questi one man clan hanno quasi sempre dei bei villi, ed era così anche in questo caso. Ma noi abbiamo fatto molto bene, con grande coordinazione, qualche passo falso in alto. Slade, non fare finta di niente che ti vedo. Ma alla fine abbiamo portato 59 stelle su 60, che è molto buono in generale. Il nostro avversario è filippino, per cui per motivi di fuso orario ha fatto la maggior parte degli attacchi dopo di noi, anzi quasi all'ultimo, per cui a un certo punto, e grazie sicuramente all'attenzione che i co-capi di Ababa hanno riposto nella difesa, si è insistito parecchio col far mettere buoni villi, cosa che ha pagato, sta pagando e certamente continuerà a pagare.
Ci siamo trovati a mezz'ora dalla fine della war con noi che avevamo 59 stelle e lui era a 56 ed era rimasto con gli ultimi 2 attacchi obbligati, quindi aveva uno e un solo attacco per il nostro 1 e l'altro per il nostro 3. E qui tenetevi forte perché sta per arrivare la chicca della war. Che ha fatto lui? Ha fatto richiesta per entrare nel clan. Cioè, con la scusa di dire ehi, bella war, bravi, voleva entrare per fare scout sull'1, per vedere Castello, Trappola e Tesla, perché se non avesse tirato giù il municipio del nostro 1, con il solo attacco disponibile avrebbe perso war e striscia da 22 vittorie. Ma no, non sarà così meschino, è una cosa amichevole. Ha pensato qualcuno. Fatto sta che per non rischiare noi abbiamo cincischiato senza rifiutarlo, perché mancava molto poco, e abbiamo convenuto di accettarlo solo dopo che avesse fatto quei 2 attacchi. Bene, allora lui aspetta ancora un po', vede che non lo stiamo accettando lì per lì pur senza rifiutarlo, poi a un certo punto è costretto ad attaccare, fa bene sull'1 ma con l'ultimissimo attacco fa fail sul 3. A quel punto noi avevamo vinto, lo abbiamo accettato nel clan per dirgli comunque bravo, complimenti, bella war, tirata all'ultimo attacco, all'ultimo secondo, che è proprio il culmine, no, dell'esperienza di gioco su Clash of Clans. Tra l'altro in Abba ci sono 2 ragazzi filippini molto bravi. Stavamo addirittura per lanciare war con lui dentro, perché comunque è un player serio e forte, avevamo piacere di fare una war con lui, e lui è uscito immediatamente senza dire A. Questa, cari amici, è una missione di colpevolezza che neanche tutto il CDA della Juve che si dimette in blocco, no? Cioè è una roba proprio la palissiana. Quindi, cari amici, concludendo, c'è una morale in questa storia? Probabilmente no. Se ne avete trovata una sarei lieto di ascoltarla, ma a conti fatti questo rimane un video di vanto. Stiamo gongolando per questa ultima vittoria ed avevamo piacere di condividerlo con voi. A questo proposito, sincerità per sincerità, vi dico anche che in questo video abbiamo grandemente esagerato il nostro livore nei confronti di questo povero Cristo che come noi gioca a Clash, si vuole divertire e quando fa le war ama vincerle, come tutti. Ci siamo divertiti con questa narrativa un po' a sue spese, ma noi vogliamo bene a tutti, che già la vita è tanto amara di suo, cerchiamo almeno di divertirci nel gioco. Attenzione, quanto appena dichiarato e mendace, lo scopo del gioco è vincere ed il divertimento è del tutto trascurabile di fronte ai risultati.